Eccoci qui di nuovo. Allora ragazzi, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. E oggi, dove siamo oggi? Dove vi porto in questo vlog di oggi? Ve l'avevo promesso un po' di mesi fa in realtà, quest'estate, quando siamo andati sul lago d'Iseo e vi avevo detto che vi avrei portato a vedere adesso vediamo chi di voi mi segue, chi segue i miei vlog in modo fedele e attento lo sa dove vi sto portando. Chi non li segue, iniziate a seguirmi. Allora, oggi vi porto a vedere il Bosco dei Taxodi, Siamo sempre sul lago d'Iseo, siamo al confine fra il paese che si chiama Paratico, dove siamo stati l'altra volta, e il paese che si chiama Sarnico, che vi avevo menzionato nell'altro vlog, che vi avevo citato, no? Menzionare vuol dire citare, parlare di. Dobbiamo andare a cercare il parchimetro. Queste sono colonnine, questo non è il parchimetro, sono colonnine di ricarica per le auto elettriche. Non ce ne sono ancora molte in Italia, ma visto che stanno iniziando a diffondersi le auto elettriche, si inizia a trovarne qualcuna nei parcheggi. E qui abbiamo la colonnina invece vera e propria per il parcheggio, dove si fa il biglietto ticket. E qui però vedo che si può pagare anche con EasyPark, quindi io ho EasyPark e allora non sto a prendere il biglietto, a mettere le monete eccetera. Ottimo. Se venite in Italia, in molti luoghi adesso si può pagare con questa app, è molto comoda, scaricate l'app e è più facile e più veloce pagare il parcheggio e lo potete gestire anche meglio, anche a distanza. Vedete, ho esposto il tagliandino di EasyPark, esposto, cioè ho reso visibile. Non credo che sia obbligatorio perché il vigile comunque dal suo applicativo verifica anche senza che tu esponga il tagliandino, però è sempre una buona norma di cortesia, perché così il vigile, se viene, fa un controllo, sa subito che avete pagato con EasyPark. E questo è il Bosco dei Taxodi o Tassodi. Si direbbe Taxodi perché la pianta è il Taxodium, che poi andiamo bene a vedere che cos'è, però in italiano spesso si dice Tassodi perché c'è questo fenomeno linguistico abbastanza comune in italiano in realtà, che poi è quello che ha portato alla formazione di molte doppie in italiano, cioè la K, S diventa doppia S. Il fenomeno in fonetica si chiama assimilazione regressiva, se vogliamo fare i fighi, usare qualche termine complicato di quelli che usano tanti linguisti. Assimilazione regressiva, cioè la S influenza la C che viene prima e si dice tassodi. Vedete che è un parchetto, è un bosco con delle passerelle, qui c'è l'ingresso. Bosco dei Taxodi, vediamo qua le regole, cosa è vietato fare. È vietato raccogliere fiori e piante, ovviamente, è vietato giocare a palla, è vietato accendere fuochi, non si può andare in bicicletta, vedete, cicli e motocicli, è vietata la balneazione, è vietato fumare, è vietato scendere dalla passerella, è vietato fare picnic, i cani devono essere al guinzaglio, è obbligatorio raccogliere le deiezioni canine. Guardate questi termini, no? Quando fanno questi cartelli di solito, perché vedete è un regolamento comunale, regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale. Questo è un termine burocratese, no? Una deliberazione vuol dire è una, chiamiamola legge, ma non è una legge perché le leggi sono quelle dello Stato, quelle che emette il comune sono delle delibere. Il consiglio comunale, quindi no, il comune si è riunito in consiglio e ha fatto questa delibera, e utilizzano spesso questa terminologia così burocratese, no? Le deiezioni canine, deiezioni vuol dire la cacca del cane, no? Canina del cane. È vietato fare rumori ed è vietato anche pescare.
Qui c'è l'orario di apertura, vedete, estivo, invernale, ora siamo in inverno fino alle 18, ma noi andremo via prima perché adesso sono circa le 3:30 di pomeriggio, le 15:30, e abbiamo poco tempo perché poi qui prima delle 5 tramonta il sole e viene buio. E ho fatto appena in tempo, e infatti ho voluto accelerare questo vlog, nel senso ho voluto farlo prima rispetto a quello che avevo preventivato, perché chiude. Sono venuto a sapere del fatto che resterà chiuso, come c'è scritto anche qui, per lavori fino al 27 febbraio 2026, fra pochi giorni, è il 12 gennaio e chiude. Quindi abbiamo fatto in tempo a visitarlo. Ma entriamo, ragazzi, entriamo al bosco dei Taxodi. Eccolo qua, non è grande in realtà, C'è tutta questa passerella, vedete, questa è una passerella, si chiama, in legno, ed è circolare, cioè fa tutto il giro di questo boschetto che si trova in mezzo e poi torna qua. Vedete, questo è il cartellone che vi mostra com'è visto dall'alto il bosco con tutta la passerella che gli gira intorno. Noi siamo qui e adesso facciamo tutto il giro e poi torniamo qui. Fra l'altro, ragazzi, oggi fa un freddo cane, veramente un freddo cane. Io non lo so perché mi sono deciso oggi a venire a fare questo vlog. Dicono che nella vita due cose sono sicure, le tasse e la morte. Io aggiungo una terza, che oggi era un giorno da non venire a fare un vlog sul lago di Iseo con 1 grado centigrado di fuori. Si congela, ragazzi, però appunto, come vi dicevo, nei prossimi giorni chiude e non volevo poi perdermelo, dover aspettare fino a marzo per fare il vlog. Però davvero fa un freddo cane, infatti vedete che sono tutto bardato, ho il cappello, ho la sciarpa, ho il cappotto, che qualcuno di voi mi ha detto che concetto così sembro montalbano, che è vero, effettivamente, mi ci rivedo, soprattutto il cappello sarà. E iniziamo questo giro. Camminiamo lungo questo sentiero ciottolato, sentiero con questo ghiaino, questa ghiaia, si chiama ghiaino in italiano, almeno noi lo chiamiamo ghiaino. E arriviamo all'inizio della passerella. Saliamo sulla passerella e iniziamo il nostro percorso. Eccoci qua, stiamo salendo e qui, ragazzi, guardate, questo qui che vedete è il fiume Oglio. Guardate, adesso vi spiego, vedete, è un fiume questo, Questo è il punto in cui il lago di Iseo incontra il fiume Oglio. Il fiume Oglio con la GL, attenzione, perché in italiano c'è sempre il dubbio se si dice olio o olio con la GL, tante parole, no? Si dice GL o si dice LI. In italiano olio con la L, O-L-I-O, vuol dire olio, l'olio di oliva ad esempio, no? Quello che ad esempio in spagnolo io mi confondo sempre perché voi dite aceite e l'aceite, e invece noi aceto in italiano è quello che voi chiamate il vinagre. In italiano olio con la L. Il fiume Oglio invece è con la GL, fiume Oglio. E se vogliamo anche qui, visto che oggi siamo in vena di usare paroloni, se vogliamo fare i fighi come fanno i linguisti, olio con la L sarebbe una, dal punto di vista fonetico, una laterale alveolare, mentre oglio è una laterale palatale. Laterale perché l'aria, voi immaginate il palato, no? La lingua in mezzo, e l'aria esce ai lati della lingua, quindi laterale. Alveolare perché la lingua tende a toccare sopra la parte anteriore,
alveolare, mentre palatale la lingua tende ad appiattirsi sopra il palato. Vedete, olio, vedete, diverso, gli. In questo caso con la GL. Chiusa questa parentesi linguistica, vi dicevo che il fiume Oglio è uno dei più importanti fiumi lombardi della nostra zona e nasce in Val Camonica, quindi sulle Prealpi, e scende e entra nel lago d'Iseo. Questo è il punto in cui il fiume Oglio esce dal lago d'Iseo e poi va ed è un affluente del Po. Il fiume Oglio è uno dei più importanti affluenti del Po e tocca diverse città. È un fiume abbastanza importante. E potrei raccontarvi un po', perché questo è anche interessante, ve lo racconto o non ve lo racconto, ragazzi, come è nato il lago d'Iseo, il fiume Oglio, eccetera, perché poi io dico sempre che no, questi vlog sono spontanei, è come una chiacchierata che facciamo noi fra amici, però ecco c'è un problema, che è una chiacchierata fra amici, come fra amici al bar, no? Però voi siete lì belli protetti, io invece sono qui che parlo e come sbagli una virgola sapete che su internet non ti perdonano, su internet come sbagli, come dici una non ti perdonano mica, e quindi devo stare attento. Ma sì dai, ve lo dico, ve la racconto a modo mio, non sono un geologo, ragazzi, per cui ve la dico come la so, così prendetela con le pinze, come diciamo in italiano, modo di dire, prendetela con le pinze, cioè appunto è un racconto di un povero ragazzo che sta cercando di raccontarvi una cosa come riesce. Allora, voi immaginatevi il fiume Oglio che scende dalla Val Camonica, e 70.000 anni fa, quando c'è stata l'ultima glaciazione, c'era un ghiacciaio enorme che scendeva dalla Val Camonica e arrivava fino a dove ci sono oggi le colline della Franciacorta, no? Quando poi si è ritirato il ghiacciaio, quando c'è stata ma che si dice, deglaciazione, non lo so, quando comunque si sono ritirati i ghiacciai, no? Tipo 15, 20, 15.000 anni fa il ghiacciaio si è ritirato. E cosa è successo? Che prima di tutto ha lasciato dei detriti enormi, che poi sono quelle che oggi sono le colline della Franciacorta dove noi giriamo, scorrazziamo a fare i nostri vlog. Ma poi qui ha lasciato questa conca enorme dove il ghiacciaio si è ritirato, che è stata riempita dall'acqua del fiume Oglio che scendeva ed ha formato il lago d'Iseo, che è un lago bello profondo, perché ve l'ho forse già detto questo in un altro vlog, il lago d'Iseo è profondo tipo anche fino a 250 e più metri nei punti più profondi, e quindi questo è il punto dove poi il lago finisce, questa conca si chiude e torna a essere fiume Oglio. E proseguiamo allora sulla nostra passerella. Vedete che c'è questa passerella di legno delimitata, cioè vuol dire che ci sono dei limiti posti da questa ringhiera, da questa balaustra. L'acqua è abbastanza limpida, vedete che si vedono le alghe, è bassa, è molto bassa, si vede il fondo, si vedono le alghe. E quelli che vedete lì, quelle piante, quegli alberi, vi ho già spiegato in un vlog la differenza fra pianta e albero. Pianta può essere utilizzato come sinonimo di albero, in realtà non sono esattamente sinonimi, cioè albero, quello è un albero, no? Quando ha una struttura lignea vera e propria, mentre il termine pianta è più generico, indica gli arbusti, anche quelli molli. Vedete il sole che è già basso, sta già tramontando. Che poi in realtà qui non ci sono solo i taxodi, ci sono anche tante specie di animali e uccelli soprattutto. Infatti credo che riusciate a sentire qualche uccello, perché questo microfono è di quelli omnidirezionali, quindi capta non solo la mia voce ma anche tutti i rumori ambientali, e ogni tanto si sente qualche uccello cantare, stridere in realtà, perché non è proprio un canto, sono più dei cose di questo tipo. Vedete qui la passerella si allarga, c'è questa sorta di semicircolo, emiciclo se vogliamo usare un termine dotto, un emiciclo, cioè un cerchio a metà.
che ci permette di vedere meglio. Qui vedete che poi oggi in realtà, ragazzi, non c'è quasi nessuno e l'atmosfera è molto molto invernale, D'altra parte, ragazzi, voi mi direte che atmosfera volevi trovare il 9 gennaio, Chi è il pazzo che il 9 gennaio decide di venire sul lago in inverno, Io, ragazzi, perché sapete che io sono uno molto, come dire, sono molto romantico, molto sognatore, a me piacciono queste atmosfere, Il lago d'estate è pieno di turisti che fanno il bagno, sì, è bello perché c'è il sole, eccetera, però vuoi mettere, espressione, imparate l'espressione in italiano, vuoi mettere con l'atmosfera gelida e spettrale del lago d'inverno, con questo freddo che non sento più le guance, queste sono le guance, queste qui sono le guance, bello, è un suono guance con questa c, così cicciottella, no? Ricorda un po' le guance, belle molli, belle cicciottelle, specialmente le mie che sono cicciottello, in italiano si chiamano guance, ricordatevelo. E dicevo che ho le guance gelate che non me le sento più, però è bello, dai, perché l'atmosfera invernale. Sono pazzo, ragazzi, non sono normale, dai, vabbè, ci sta. Ecco, qui giriamo e entriamo nella parte più interessante, cioè entriamo nel boschetto. Eccolo qua. Qui possiamo vedere questi taxodi più da vicino e vedete perché c'era la regola all'ingresso, non si può scendere dalla passerella, perché qui c'è tutto il terreno ben curato e ci sono anche dei cartelli che ce lo ricordano: vietato scendere dalla passerella. È tutto ben curato, vedete, ci sono anche i cestini per la carta, in modo che i turisti non lasciano delle cose in giro, non lasciano dei rifiuti. Adesso andiamo a cercare un cartello che ci spieghi meglio, con parole migliori di quelle che potrei utilizzare io, cosa sono effettivamente questi taxodi. Vedete che, vi dicevo, ci sono anche diverse specie di uccelli. Questo è il martin pescatore, che è un uccello, qui dice, legato all'ambiente acquatico. E qui, ragazzi, arriviamo a vedere una delle caratteristiche principali e forse la più interessante di questi tassodi. Vedete tutti quegli spuntoni, chiamiamoli così, tutte quelle spunte di legno che escono dal terreno? Quelli sono i cosiddetti pneumatofori. E vedete, qui c'è anche un cartello che lo spiega. I pneumatofori sono le radici caratteristiche di questo taxodium, cioè è una pianta che, vedete, qui dice in condizioni di sommersione, cioè sotto l'acqua, sviluppa queste radici che sono molto particolari, sono diverse dalle solite radici di pianta che siamo abituati a vedere. Crescono verso l'alto, quindi sbucano fuori dal terreno e permettono quindi la respirazione anche alle cellule delle radici immerse nell'acqua, come dice qui. E in più fanno anche proprio da radici, da ancoraggio, quindi non solo aiutano la pianta a respirare, ma anche ad ancorarsi al suolo. Ed è una delle caratteristiche più particolari che saltano subito all'occhio quando vediamo queste piante. Che poi qui adesso non c'è acqua, ma proprio perché sono zone comunque acquitrinose che, a seconda anche del livello dell'acqua, possono essere in certi periodi dell'anno sommerse, in altri meno. Vedete, poi ci sono anche altre specie di piante qui, altre specie. Perché dico specie e non specie? Attenzione, altre specie. Questo è un plurale particolare.
questo è il salice bianco, il salice, che fra l'altro è molto importante il salice perché dal salice si ricava, o almeno si ricavava in passato, non so se oggi viene fatto in laboratorio di sintesi, però una volta si ricavava l'acido acetilsalicilico, che è quello tipico dei medicinali che si utilizzano in inverno, no? Per l'influenza. In Italia la famosa Vivinci è un nome commerciale della più famosa pastiglia a base di acido acetilsalicilico. Guardate quanti uccelli particolari. Questo è lo svasso maggiore e è un nome che sto sentendo anch'io per la prima volta, ragazzi, non sono così colto da conoscere cos'era lo svasso maggiore, quindi lo stiamo guardando insieme. È un uccello che vive in acque poco profonde, aree umide o insenature marine. La gallinella d'acqua, no? Che poi io, ragazzi, non so se tutti questi uccelli meravigliosi si stanno nascondendo perché sono, non so, a fare il riposino pomeridiano o semplicemente perché fa freddo. Saranno anche loro a casa loro al calduccio, dicono che cosa fa quello lì fuori a fare il vlog con un grado che mentre parlo mi esce il fumo dalla bocca, si vede il fumo del vapore gelato che esce. Il pioppo nero, il pioppo, vedete? Con tutto questo freddo che mi sto prendendo, ragazzi, che poi domani sicuramente avrò l'influenza, mettetemelo un mi piace per favore, dai. Voi allora fate una cosa, guardate questo video, guardate sotto il video quante visualizzazioni ha, e se il video vi piace e se pensate che quelle visualizzazioni siano troppo poche per quello che questo video merita e per quello che il mio sacrificio merita, avete la possibilità di cambiare le cose. Dite all'algoritmo, dai algoritmo, manda più su i video di Manuel che meritano, mettete un mi piace, commentate, che aiuta tanto. Se non avete voglia di commentare, perché lo so anche io tante volte commentare non a tutti piace, no? Qualcuno magari è timido, però un mi piace potete metterlo, dai. Eccola qua la scheda esplicativa, cioè che spiega il tassodio. Anche qui lo usa con la doppia S, tassodio. Il nome scientifico è Taxodium disticum, taxodium, e appartiene alla famiglia dei cipressi, chiamato in italiano anche cipresso calvo, ed è originario delle zone paludose degli Stati Uniti. Non è originario dell'Europa, cioè non è una pianta indigena, non è una pianta autoctona, indigena, cioè non è una pianta che è nata qua, ma è stata introdotta in Europa nel XVII secolo a scopo ornamentale, cioè vuol dire per bellezza, e arrivano, a quanto dice qui, fino a 30-35 metri di altezza, sono belle alte, possono arrivare a 3 metri di diametro. 3 metri di diametro. Spero che sia chiaro anche se siete dagli Stati Uniti, ragazzi, parliamo di metri qui, usiamo il sistema metrico. Spero che riusciate ad avere nel vostro immaginario cosa possono essere 3 metri di diametro e 30-35 metri di altezza. Se non riuscite a immaginarlo, bene ragazzi, peggio per voi, è ora che impariate il sistema metrico come tutto il resto del mondo. Ah, tatam! Ve l'ho buttata lì, la frecciata, Scherzo ragazzi, scherzo. È la pianta di stato della Louisiana dal 1963. C'è qualcuno della Louisiana che ce lo può confermare fra di voi? E siamo arrivati alla fine del giro. Vedete, è stato un giro circolare abbastanza breve in realtà, che poi noi ci siamo fermati, abbiamo girato il vlog, eccetera, per cui ci abbiamo messo un po' di più. E usciamo nel parcheggio. Nel frattempo, ragazzi, il sole è tramontato perché sono le 5, sono le ore 17, però voi non lo vedete perché questa telecamera è molto bella, riesce a riprendere come se ci fosse luce anche quando in realtà c'è buio. Però forse riusciamo ad avere ancora quei 15-20 minuti
che poi non saranno 15-20, io li taglierò, ma voglio farvi vedere un po' il lungolago di Sarnico. Il lungolago, scendiamo in un sottopassaggio, questo è un sottopassaggio per sbucare poi sul lungolago. Oh, è basso, quasi col cappello tocco sotto. Io non sono altissimo, ma qui se c'è qualcuno alto 2 metri forse tocca sotto. E sbuchiamo sul lungolago di Sarnico. Le luci sono accese perché è buio. Ci sono ancora le luminarie di Natale. Questo, ragazzi, è il lungolago di Sarnico la sera al tramonto, e non so se l'immagine sarà stabilissima perché la telecamera ha lo stabilizzatore, ma io sto letteralmente sto tremando dal freddo, quindi se vedete la telecamera che trema è perché letteralmente non riesco a tenere le mani ferme. Fa veramente freddo, ragazzi, fa un freddo cane in questo momento, probabilmente perché è calato il sole, la temperatura è scesa ancora di quei 2 o 3 gradi e adesso fa veramente troppo freddo. Quindi, ragazzi, purtroppo mi sa che il vlog lo blocchiamo qui. Adesso fa veramente freddo, ragazzi, ma prima lo dicevo che faceva freddo, ma adesso con il cappotto, con la sciarpa, con tutto quanto sto letteralmente tremando dal freddo. Ed era tanto in realtà che non succedeva più, perché è vero che qui siamo al nord Italia, che è molto diverso rispetto al sud, nel senso che qui ci sono gli inverni freddi per davvero, ecco. Però erano un po' di anni che non faceva più questo freddo sotto zero, dove anche col cappotto tremi dal freddo, no? Tremare dal freddo. Ci eravamo un po' abituati a inverni un po' più miti. Quest'anno invece sta facendo un freddo anomalo, almeno in questi giorni, e per cui vediamo. Stamattina, fra l'altro, un po' ha nevicato, ha piovuto stamattina un po', ha piovuto oppure è piovuto, Diciamo, la regola empirica è che si può dire in entrambi i modi. Ha piovuto nell'italiano moderno, un po' più comune, è piovuto sarebbe la forma più corretta. Guardate che bello questo, intanto, guardate che bello. No, questo devo farvelo troppo vedere. C'è anche la musichetta. E vi stavo dicendo, è piovuto sarebbe più corretto perché è un verbo impersonale, quindi l'ausiliare essere, non l'ausiliare avere. Però nell'italiano moderno si dice più spesso con il verbo avere. E è piovuto, ha questa impressione un po' più poetica, un po' più arcaica. Ecco, bisogna dire è piovuto nei casi in cui è un utilizzo figurato. Quindi, ad esempio, al presidente sono piovute addosso delle critiche per le sue ultime dichiarazioni. In questo caso è un uso figurato e si dice è piovuto, non si dice ha piovuto, non si dice hanno piovuto addosso delle critiche, sono piovute addosso delle critiche. Quando è inteso come piovere, proprio piovere acqua, letteralmente si può dire sia ha piovuto che è piovuto. E comunque, se fermate 10 italiani per la strada, glielo chiedete, si dice A o si dice E, non vi sanno rispondere, qualcuno dice in un modo, qualcuno dice nell'altro. Quindi, ragazzi, io ho questa regola mia che quando una cosa gli italiani stessi 9 su 10 non la sanno, la regola empirica è che va bene, ecco. Qui ci sono tutte le casette, una fila di casette dei mercatini di Natale che adesso sono chiuse e probabilmente nei prossimi giorni smantelleranno tutto. Smantellare, cioè disfare qualche cosa che si è costruito. Smantellare. Mamma mia che freddo, ragazzi. Non mi è mai capitato di dover interrompere un vlog per il freddo perché non riuscivo a tenere ferma la telecamera perché tremava la mano dal freddo. È veramente freddo. Beh, il freddo e il caldo fanno parte della natura, quindi accettiamolo.